Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come al solito, quando tutto è in pausa, quando tutti sembra che si stiano facendo i cavoli loro, bam, arriva la bomba e come avete visto la gatta da pelare questa volta è abbastanza consistente. Iannone sospeso al momento per doping, come potete vedere dal documento della FIM. Un fulmine al ciel sereno perché sono veramente rari questi casi nel mondo delle moto, ma appunto dopo lo andremo a vedere molto meglio, molto più approfonditamente, anche perché dopo aver letto tutto, dopo essermi documentato, ci sono delle cose che non mi tornano. Quindi, prima di iniziare, se non è il primo video che state guardando e vi piacciono, ricordatevi di iscrivervi e soprattutto, dato che me l'avete chiesto un sacco di volte, è uscito il merch, vi lascio tutto qui sotto in descrizione. Sigla e iniziamo. Da dove iniziare? Direi di iniziare da come la notizia è stata presa. Ovviamente, appena uscita una bomba così, tutti Iannone, dopato, schifoso, senza neanche aprire l'articolo. Perché l'articolo dice, o meglio la documentazione, che è stato sospeso preventivamente. Iannone potrà partecipare al secondo test dove sarà nuovamente verificato quel campione e lui potrà essere presente per evitare, appunto, come è successo in altre situazioni, di particolari, come dire, sabotaggi o robe del genere. Quindi fino a che uno non è completamente dichiarato colpevole non bisogna arrivare subito così a cannone senza leggere tutto, senza informarsi, semplicemente sparando a zero, cosa che mi è successo anche recentemente a me. E purtroppo so che serve tempo per capire chi ha ragione, chi ha torto, se la verità sta nel mezzo, però allora, se non si ha tempo di analizzare la situazione, si sta zitti. E invece purtroppo nella maggior parte dei casi non è così. Ma tornando sul discorso doping, qual è il problema vero? Che Iannone è stato pizzicato nei test precampionato con un test sulle urine dove sono state riscontrate delle tracce di steroidi anabolizzanti. E perché dico che questa roba mi puzza un pochino? Per il semplice fatto che il doping nelle moto, come diciamo prima, è molto raro perché non serve tantissimo la prestazione fisica come la intendiamo noi, quindi al massimo della forza come può essere nella corsa o in altri sport, ma è quasi più importante il cervello. E difatti, come è successo negli anni 2000 a Noriyuki Haga, dove è stato squalificato perché è stato trovato positivo all'efedrina, che è una sostanza stimolante che è molto più indicata per il genere di sport e oltretutto può essere anche usata per un dimagrimento molto più efficace, dato che ti alza, ovviamente preso in piccole dosi in un certo periodo di tempo, ti innalza il battito cardiaco basale e di conseguenza il metabolismo, facendoti dimagrire in tempi brevissimi. Ma invece gli steroidi anabolizzanti nella moto non servono a nulla, perché punto 1 aumentano la sintesi proteica, detto in parole povere ti fanno aumentare di massa muscolare, quindi di peso, anche se con un pelo più di forza, ma in moto non serve a nulla perché guardate Valentino, guardate Morbidelli, sono tutti così, non serve a nulla, anzi avere poco muscolo che brucia poca energia è meglio nelle gare lunghe tipo MotoGP da 25-26 giri. Un po' la differenza che c'è tra i maratoneti e i velocisti sui 100 metri. Difatti i velocisti sono degli armadi anche sulla parte alta del corpo, invece i maratoneti sono così e vanno come delle schegge per 42 km. Punto secondo, gli steroidi, anche se in poca concentrazione, danno un sacco di effetti collaterali. Cioè un pilota che deve essere sempre al top, sempre al limite,
veramente non lo comprendo una roba del genere. Quello che secondo me è successo in questo caso, e spero con tutto me stesso che non sia così, perché sarebbe veramente una roba estremamente ridicola, è che per apparire un pelo più prestante fisicamente, un pelo più grosso, perché ormai, ragazzi, inutile che ci giriamo intorno, Iannone ha un secondo lavoro che è quello dell'immagine oltre che del pilota. Non è un mistero che in tutti questi anni si sia messo un po' a posto, quindi ognuno è libero di fare quello che vuole, nessun tipo di problema. Appunto mi viene da pensare che nell'off season è molto raro venire controllati, quindi se uno vuole un po' ingrossarsi, farsi figo, spinge su queste cose nell'off season e poi sta tranquillo durante la stagione. E lui, mi viene da pensare, ha detto: ma sarò così sfigato che se mi do un aiutino durante l'inverno, dove appunto veniamo controllati qualche volta con l'esame delle urine, quindi per chi non lo sa, con le urine, anche se ti fai qualcosa, dopo 5 giorni, 6 giorni di pulizia sei a posto e non ti trovano nulla. Quindi sarò così sfigato che mi fanno il controllo nell'off season e mi beccano? Eccolo lì. Spero che non sia successo questo casino solo per una mera questione di immagine, per avere 3 cm di bicipite in più, ma non riesco a capire cos'altro possa, cioè perché cos'altro possa aver usato gli steroidi. Perché è vero che ti aiutano anche un po' nel recupero, negli allenamenti, ma in quel caso fai altro, non usi gli steroidi. Quindi prima però di dire colpevole, arrogo, ritirati, bisogna aspettare, secondo me, la controverifica che ci dirà se il buon Iannone verrà squalificato definitivamente o meno. C'è da dire che dopo tutti i cazzi di questi anni, tutto quello che è successo, se arrivasse anche questa mazzata sarà un po' dura ritornare nel giro che conta. Ma dato che ha fatto così tanto scalpore questo discorso qui del doping con Iannone, andiamo a vedere i casi passati e del perché sono successi o meno. Come dicevamo prima, Noriyuki Haga, anno 2000, per dimagrire molto più in fretta rispetto al classico, ha deciso di ricorrere a questi aiuti che sono presenti anche in prodotti dimagranti. Non per questo c'è scritto efedrina e uno boom se la piglia, ma integratori, controintegratori, bisogna sempre stare attentissimi su quello che si prende, perché appunto poi succedono queste cose qui. L'efedrina, come dicevamo prima, ti aumenta il ritmo basale e di conseguenza il metabolismo, quindi tu anche stando fermo dimagrisci. Fa malissimo ovviamente perché fai fatica a dormire la notte, sei tutto schizzato, cioè non è proprio il massimo. E dopo essere stato beccato, Haga ha dichiarato che appunto li aveva presi da degli integratori, non se ne era accorto, eccetera eccetera, ma purtroppo, nonostante la difesa, è stato squalificato perdendo i 25 punti della gara di Kyalami e ha perso il mondiale per questa cavolata qui. Cioè, non voglio neanche pensare l'ansia, ho l'ansia solo a pensarci. Altro mitico, Anthony Gobert, Superbike, nel 97 e il 98 è stato trovato per ben 2 volte positivo alla marijuana. Uno dice: ma che cosa serve la marijuana come doping? Ovviamente in questo caso non era un doping, perché la marijuana anzi è controproducente per l'andare in moto, ma probabilmente ne faceva un uso abituale per dormire meglio, chi lo sa, e purtroppo è nell'elenco delle sostanze proibite. E appunto, per chi non è espertissimo, noi piloti dobbiamo stare attentissimi a queste cose, ed è un disastro perché farmaci di uso abbastanza comune come il Ventolin, che ti apre i bronchi quando stai per non respirare più, non possono essere usati, o meglio possono essere usati, ma bisogna scrivere alla FIM che si fa uso di questo genere di farmaci, un casino. Stessa cosa che è successa a me un po' di anni fa, se non mi ricordo male, Vallelunga, stavo di un male che voi non avete idea, mi è venuta un'allergia che non ho mai avuto dal nulla e non riuscivo ad aprire gli occhi, non riuscivo a respirare, avevo la faccia come un pallone, avevo la gara da lì a 3 ore e non potevo prendere quel genere di farmaci perché sono doping. Quindi vai nella clinica mobile, manda alla FIM il fatto che sto per prendere un cortisonico, bla 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 bla, e a quel punto col foglio di via puoi
prenderli e sei scagionato, diciamo, da questo genere di situazioni, perché tu puoi dire vabbè, ma stavo male, l'ho preso, ma la gente non gliene frega niente, perché se dopo la gara ti fanno l'esame e vedono che hai qualcosa di non corretto, l'articolo che esce sul giornale è Salvadori dopato, e la gente, come abbiamo visto, abbiamo detto prima, non sta a leggere, a fare. Quindi è fondamentale stare sempre attenti, sempre prendere il meno possibile di qualsiasi tipo di farmaco, perché la fregatura è dietro l'angolo. Direi che abbiamo detto tutto, speriamo che la vicenda Iannone si risolva nel migliore dei modi, perché non è mai bello quando escono questo genere di situazioni. Vi ricordo ancora che il merchandising che mi avete chiesto da mesi e mesi ormai è uscito ed è online. Qui sotto in descrizione il link per comprare, e come al solito, gas, e ci vediamo al prossimo video.